Eccoci qua ragazzi, buon pomeriggio a tutti, bentornati sul canale. La situazione di Lorenzo ricostruita da Walter De Maggio dopo l'incontro tra Giuffredi e il suo assistito in Germania di domenica scorsa, e ci soffermiamo sulla difesa del Napoli perché con l'arrivo di Rafa Marin e queste suggestioni, voci, idee, chiamiamole come vogliamo, Hummels, non Hummels, parametri zero e non. Diciamo che è intrigante come situazione, non è nemmeno sbagliato andare su questi profili, ma vi dico la mia e vi spiego il mio perché. Poi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se volete, attivando la campanella delle notifiche. Conto su di voi perché mi sono prefissato come obiettivo di arrivare almeno, dico almeno, a 4.000 iscritti entro fine anno. Obiettivo raggiungibile, ma conto appunto sulla vostra collaborazione. E partiamo con la situazione di Lorenzo e poi ci soffermiamo come si deve sulla difesa del Napoli e su chi entra, chi esce, ciò che abbiamo e ciò che non abbiamo e di cui abbiamo bisogno. Allora, la situazione di Lorenzo: a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Gol è intervenuto De Maggio rilasciando alcune dichiarazioni. Spero e credo che ci siano ancora margini per ricomporre la situazione tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo. Il primo vertice avuto da Antonio Conte e il DS Giovanni Manna e l'agente Giuffredi non ha sortito effetti. L'agente in Germania ha parlato con Di Lorenzo e ha esposto tutti gli argomenti di cui si è parlato, però siamo al braccio di ferro tra le parti. Il calciatore ha ribadito all'agente di riferire al Napoli che il ciclo è chiuso e non c'è possibilità di continuare in azzurro. Il calciatore non solo ritiene chiuso il ciclo, ma la chiusura è netta quando gli è stato riferito della lineatura da parte della società, ovvero il finire in tribuna. Il calciatore ha risposto testualmente: io nel Napoli di De Laurentiis non ci voglio restare. Dopo gli europei avrà diritto a 2 settimane di ferie, il 30 luglio è prevista la convocazione a Castel di Sangro, ma non andrà in ritiro e il giocatore ha riferito di non aver problemi con 4 anni di tribuna. Le parti si riaggiorneranno il 27 giugno, eccetera, eccetera. Allora, se io mi auguro che la notizia sia gonfiata, che Di Lorenzo vuole andare via, lo sappiamo, però mi auguro che questa cosa sia gonfiata, soprattutto quella della tribuna, perché sarebbe veramente l'ennesima conferma di quanto siano meschini certi comportamenti e certi uomini in casa Napoli. Detto questo, portate l'offerta e andate via da Napoli per il nostro bene in primis, perché dobbiamo prima guardare al nostro di bene, e anche per il vostro. Se tu Di Lorenzo poi hai deciso che la tua carriera è finita, la vuoi stroncare così e ti vuoi fare 4 anni di tribuna a 3 milioni, è sua la decisione, è tua la decisione in questo caso, carissimo Di Lorenzo, però sappi che hai chiuso con il calcio, perché dopo 4 anni di tribuna a 34 anni è finita assolutamente la festa, ma forse è a quello che volete ambire, perché dice ok, io mi siedo per 4 anni, tanto sono pagato a 3 milioni, gravo anche sul monte ingaggi, perché vai a gravare sul monte ingaggi del Napoli, non potendo tesserare poi un altro calciatore al posto suo a 3 milioni, e quindi ti vuoi mettere così di traverso. Va benissimo, il Napoli prende atto, Conte prende atto, Manna ne ha preso atto e tutta la dirigenza, il presidente compreso. Non c'è nessun problema, poi vedremo se questa spavalderia rientri o resti quando ci si presenterà poi a colloquio, perché c'è un contratto da rispettare, ci sono assolutamente degli incontri da dover fare e di situazioni da risolvere, e vedremo se poi con lo stesso piglio e questa cresta alzata vi presenterete a colloquio con il Napoli. Detto questo, passiamo alla difesa e passiamo ovviamente alla situazione Hummels, questa indiscrezione, questa fantasia. Ecco perché è una fantasia, lo abbiamo letto, lo abbiamo già letto ieri. Però andare su questi profili a parametro zero, molto molto esperti, non è assolutamente una cosa sbagliata, per il semplice fatto che a Napoli c'è bisogno di una guida, soprattutto nella linea di difesa, e vai a prendere Buongiorno, siamo d'accordissimo, prendi Buongiorno, ma hai un difensore esperto? Poi non ce l'hai tra Rachmani, Buongiorno,
Ostigard se rimane, Nathan è giovane, Juan Jesus è per la pensione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti serve quella guida per poter far rendere poi tutto il resto al meglio. La situazione Rachmani soprattutto, perché Rachmani accompagnato con un difensore di esperienza vicino potrebbe tornare anche quello dello scudetto, assolutamente, perché Rachmani è quel tipo di difensore complementare con il compagno di reparto, ma c'è bisogno che il compagno di reparto sia più esperto o diciamo molto più rapido nella lettura delle chiusure e soprattutto diciamo nell'uno contro uno, uomo a uomo, perché Rachmani pecca un tantino, soprattutto il corpo a corpo. Non è che eccelle dal mio punto di vista e la mia considerazione, poi mi fate sapere voi cosa ne pensate. Quindi prendere il papà, diciamo, per età anagrafica della difesa del Napoli sarebbe cosa buona e giusta. Hummels. Allora, Hummels fisicamente è integro e lo sappiamo. 35 anni però su uno abbastanza. Non è per niente paragonabile alla situazione Hermoso per un fatto anagrafico, però Hummels ha giocato tantissime partite importanti, finali, esperienza internazionale da vendere. Non sto qui a elencarvi ovviamente la carriera di Hummels che conoscete molto probabilmente anche meglio di me. Solo che 35 anni sono tantini e io la riflessione che faccio per quanto riguarda l'aspetto infortuni e per quanto riguarda l'integrità fisica del calciatore mi chiedo: è sempre stato un calciatore integro finora, ma non è che poi dobbiamo cominciare a Napoli con gli affaticamenti, non è una cosa appunto per diciamo tirargliela a Hummels, però è una considerazione che secondo me va fatta, perché 35 anni sono tanti e visto anche come sono stati poi diciamo vissuti dal calciatore, sempre al massimo, sempre presente. Quando si doveva chiudere qualche azione pericolosa della squadra avversaria c'era sempre Hummels, al Borussia, la Germania, dappertutto. Quindi carriera stupenda quella del calciatore e ovviamente è una suggestione. Però diciamo che farei più uno sforzo per Hermoso da questo punto di vista, anche se abbiamo letto che le commissioni sono troppe, le pretese sono troppe, quindi il Napoli si è un tantino defilato, poi può darsi che la trattativa ritorni nel vivo quando si apre il mercato, non lo sappiamo. Però su Hummels io non ci voglio mettere la firma perché ha 35 anni e 35 anni sono abbastanza. Se invece parliamo di un calciatore di 30 anni, a quel punto 5 anni di differenza sono tantini, perché poi dai 30 ai 35 vai avanti comunque verso tra virgolette il ritiro dal calcio, che può arrivare a 37, 38, 40 quando volete, però non è la stessa cosa da 25 a 30, da 30 a 35 è tutta un'altra cosa, il fisico risponde diversamente, eccetera. Poi se Hummels volesse scegliere Napoli, perché è una suggestione e sappiamo che c'è la Roma e abbiamo letto credo sul Corriere dello Sport, se non erro, in questi giorni, ma se ci pensa la Roma non ci può pensare anche il Napoli? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ben venga Hummels a Napoli, però poi vedremo per quanto tempo potrà ancora rendere a questi livelli, perché ha avuto una carriera stratosferica. L'unica cosa che appunto farebbe piacere al sottoscritto è diciamo trovare il punto di riferimento per la difesa del Napoli, perché Hummels potrebbe essere il punto di riferimento assoluto per la difesa del Napoli e avresti poi tutta questa gioventù, Rachmani compreso, che non è più ancora tanto giovane, ma un Nathan che potrebbe partire, non Ostigard che può partire, non arriva Marin che è giovanissimo, puoi avere diciamo il capo che dirige le operazioni lì dietro e in maniera più armoniosa non fare le bruttissime figure che abbiamo fatto quest'anno
perché la linea difensiva di quest'anno è stato qualcosa di inguardabile. Vedremo poi se è solo una suggestione, se la chiacchiera andrà avanti. E l'importante è portare a casa un altro difensore, perché serve un altro difensore. E se la situazione Buongiorno, a quanto abbiamo letto stamattina, si dovrebbe basare su 32 milioni l'offerta del Napoli più Ostigard 8 milioni per arrivare a 40, io l'unica domanda che mi faccio è perché Buongiorno vale 32 e Ostigard solo 8 nella trattativa, perché a me non sembra ci possa essere un divario di 24 milioni tra i due. Va benissimo se tu mi dici Buongiorno 35 al massimo, perché per me 40 sono troppi, 35 al massimo, Ostigard 15, 16, al massimo 20 milioni di differenza, ma un divario del genere secondo me è troppo nella valutazione dei due calciatori se li prendiamo, diciamo, divisi. Poi può darsi che il Napoli stia un attimo non pretendendo troppo dalla cessione di un eventuale Ostigard nell'operazione Buongiorno, per accontentare ovviamente l'allenatore e il difensore che ha chiesto Conte, è la prima diciamo pedina che ha chiesto l'allenatore anche prima, ancora prima di firmare il contratto, e quindi credo si voglia anche andare avanti da questo punto di vista. Però non arriviamo a svenarci per Buongiorno, perché poi il difensore di esperienza non l'hai preso e rimaniamo comunque con Rachmani, Buongiorno, Marin, Nathan, Ostigard che sarebbe poi nell'operazione Torino, quindi non lo calcoliamo, Juan Jesus per la pensione, Olivera da far giocare secondo me assolutamente come centrale difensivo di sinistra, perché lo fa in nazionale e lo fa anche bene, perché Olivera comunque non è quel laterale a tutta fascia, comunque arriva, sì, te la fa pure la fascia, ma in una partita ci arriva comunque poco lucido, diciamo, in area di rigore avversaria, e quindi con un tantino meno compiti offensivi potrebbe assolutamente fare al caso della difesa a 3 di Conte. Ma vedremo e controlleremo la situazione, e ovviamente ci vedremo nel prossimo video ad analizzare, mi auguro, colpi di calciomercato e non personaggi che si mettono di traverso. Sempre Forza Napoli, ciao!